Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di chi riesce ad argomentare pur esprimendo una semplice opinione. Benvenuti in questo nuovo video, vi invito come sempre prima di cominciare ad iscrivervi al canale e se lo fate attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Un bel like a questo video se vi piace questo o altri miei contenuti e andiamo direttamente in questo nuovo video dove dirò la mia. L'abbiamo già fatto in live, però bisogna un attimo mettere i puntini sulle i per l'arrivo di Mazzarri al Napoli, che è stato ovviamente preso male da una bella fetta di tifosi e giornalisti, nel senso che già è stato etichettato andiamo in Serie B, che cosa dobbiamo fare, siamo tornati 10 anni indietro, eccetera, eccetera, eccetera. Le cose bisogna analizzarle come si deve in base alla situazione attuale del Napoli, di una società di calcio. Stiamo analizzando il Napoli in questo momento, ma in base in base ai momenti che vive una squadra ed una società si fanno delle scelte che poi possono risultare agli occhi di un tifoso sbagliate o meno, ma bisogna argomentarle. Allora partiamo dal fatto che il calcio è di chi lo ama, come dico all'inizio del video. L'allenatore che avevamo prima di amore per il calcio ne aveva ben poco o niente, per il semplice fatto che le dichiarazioni di Garcia a inizio stagione in una delle prime conferenze stampa: io non ho visto il Napoli di Spalletti. Allora a me mi fa capire che il calcio non lo ami, per il semplice fatto che qualsiasi allenatore sulla faccia della terra che ama il pallone e il calcio si è visto il Napoli di Spalletti e si è divertito guardandolo. Quindi, punto primo, l'allenatore di prima non era un amante del calcio, ma praticamente un dipendente che ti fa il lavoro che ti deve fare, quando gli riesce bene, quando non gli riesce facciamo questa fine. Tutto qua. Accantonata o meglio dimenticata del tutto la situazione Garcia, perché non ci ritornerò più, non farò nemmeno paragoni con il Napoli di Garcia anche quando inizierà il campionato, perché per me è stato uno scoglio durissimo da superare, è stato un periodo che mi ha fatto dormire ben poco anche dopo le vittorie, perché era un Napoli poco convincente. Quindi, passato alle spalle, viviamo il presente e il futuro prossimo con il nostro Walter Mazzarri, al quale diamo il benvenuto. Ha cominciato già ieri la prima sessione di allenamento, ma io ieri mi sono preso una giornata di ricerca e di ascolto di opinioni altrui, giornalistiche e non. Alcune mi hanno fatto piacere, altre un po' meno, perché l'hanno comunque già etichettato come l'allenatore non adatto. Non è giusto prendere Mazzarri perché siamo una squadra scudettata, è da giugno che sbagliamo la programmazione e facciamo errori a livello di dirigenti presi, area tecnica, eccetera, eccetera. Allora, io sono d'accordissimo sul fatto che da giugno ci sono state delle falle nelle scelte sia nell'area tecnica e sia dell'allenatore, e siamo d'accordo. Nessuno può dire il contrario, i risultati parlano da soli. E quindi De Laurentiis, nell'esonerare Garcia, ha ammesso il suo errore, se mi sembra di sì. Che cosa doveva fare altrimenti? Esonerare Garcia e prendere Guardiola per voi, o prendere Conte. Chi ve lo dice a voi che veniva Conte a Napoli e non si divideva ancora di più lo spogliatoio? Non ce lo può dire nessuno. Quindi, perché io vedo tra Mazzarri e Conte, al di là della difesa a 3, ci arriviamo poi ai moduli, c'è una differenza caratteriale. Uno, secondo me, riesce ad essere un tantino, ecco, più malleabile dal punto di vista di fare gruppo. L'altro forse è un po' più cinico. Non sto dicendo che Mazzarri è migliore di Conte da questo punto di vista,
sto solo dicendo che in un momento storico del Napoli dove hai una rosa sfiduciata, una rosa che mentalmente ha abbandonato il campo da inizio stagione e fisicamente ha sbagliato una preparazione, o meglio, non l'ha proprio fatta la preparazione nei due ritiri fino ad oggi, bisogna fare questo a Napoli, ridare linfa mentale e preparazione fisica ad una squadra che tecnicamente è già forte. Quindi per me la scelta Mazzarri, al di là che io possa essere indotto nell'esprimere la mia opinione in base al volergli bene, al mister che abbiamo adesso, a tutto ciò che ci ha dato in passato, è stato il Napoli che si è affacciato in Europa per la prima volta con Mazzarri. Ci sono tante cose che ci fanno sorridere e ci fanno star bene se pensiamo all'epoca Mazzarri del passato. Ovviamente l'errore è etichettarlo come quell'allenatore, come quel Napoli. È un errore madornale perché sono passati 10 anni e Mazzarri non è arrivato a Napoli per portarci 10 anni indietro, come state dicendo tutti. Assolutamente. Mazzarri ha detto che continuerà il progetto tecnico con il 4-3-3 spallettiano. Allora, questa situazione per me è stato un errore proporla anche così a Garzia e continua ad essere un errore nel proporla agli allenatori che verranno, che sia Mazzarri, che tra 7 mesi ne sia un altro. Non esiste. Non esiste perché, vi spiego, il 4-3 è un modulo che va interpretato. Il 4-3 di Spalletti non sarà un 4-3, che ne so, di Italiano, un 4-3, che ne so, di Klopp, gente che usa il 4-3 comunque come modulo base, ma le interpretazioni sono diverse. Perché anche nel 4-3 del Napoli, che Garzia ha voluto continuare nel progetto, sono state cambiate le preventive, sono state cambiate le marcature sul primo portatore di palla e sull'uscita della squadra avversaria, sono state cambiate tante cose. Allora tu o arrivi a Napoli e fai praticamente le stesse cose che il Napoli faceva con Spalletti, di pari passo e ovviamente studiate con la squadra che sa i movimenti e sa cosa fare avendoli fatti l'anno scorso, oppure carta bianca. Carta bianca. Ci siamo? Per avere carta bianca devi prendere un allenatore più come Mazzarri che come Garzia. Perché? Perché Mazzarri è quell'allenatore che può continuare il 4-3. Io credo che essendo un allenatore tu di Serie A o di Premier inglese, essendo un allenatore di calcio, un modulo tu lo puoi tranquillamente cambiare. Io non credo che gli allenatori che hanno fatto per 10 anni un 3-5-2 non possano mettersi a 4 dietro, perché il calcio va studiato, ci si aggiorna, si trova tranquillamente una trama di gioco cambiando anche modulo e passando dal modulo che per te poteva essere più congeniale ad un altro. Mazzarri lo ha detto nell'intervista, può essere un'intervista che ha voluto comunque spianare, diciamo, la strada al suo rientro, quella dove ha detto io ho studiato il Napoli di Spalletti, posso giocare con il 4-3-3, eccetera eccetera. Però sono cose che un allenatore che ama il calcio, appunto, come abbiamo detto prima, può riuscire tranquillamente nell'intento. Mazzarri ha detto io ho giocato con la difesa a 3 perché le rose con le quali ho lavorato potevano prediligere quel sistema di gioco. A Napoli si può giocare con i 3 difensori dietro. Io il problema non me lo faccio. Il problema non me lo faccio per alcuni semplici motivi. Il primo è che tu che voglio giocare con un modulo a 4, con un modulo a 3, con 6 difensori, con 5 attaccanti, basta provarli in allenamento. Più si provano i movimenti, più si provano i cambi di modulo in questo caso, nel caso ci siano anche a campionato in corso, più riesci ad esprimerli in campo la domenica, il sabato, quando giochi le partite ufficiali. Se non li provi, ne esce il Napoli di Garzia, perché il Napoli di Garzia
è stato slegato tra i reparti, sbaglia le marcature preventive, ha preso sempre gli stessi gol da inizio anno, per il semplice fatto che in settimana non si provava una beata mazza. E anche se io, che poi mi vado a leggere tutti i giorni l'allenamento, il report dell'allenamento sul sito ufficiale del Napoli, pur non leggendolo, si capisce tranquillamente il perché il Napoli non gira. Perché non vengono provate determinate situazioni in allenamento. È tutto qua. L'allenatore è quello lì che quando finisce la sessione di allenamento rimane in mezzo al campo, è l'ultimo a uscire e se qualche calciatore gli chiede qualche informazione rimane anche mezz'ora, un'ora a parlare con lo stesso per spiegargli determinate situazioni o delucidarlo su alcuni schemi di gioco, movimenti, eccetera, eccetera. L'allenatore che avevamo prima era uno da 6,40 euro, 6,40 euro, 6,41 euro. Finita la festa, ho buscato la giornata e me ne vado a casa. E così il calcio non rende, perché così non porti rispetto, come dico all'inizio del video, al calcio stesso e al pallone, che è uno sport fantastico e non è nemmeno tanto difficile. Basta solo essere empatico, Mazzarri lo è, molti l'hanno comunque etichettato come antipatico, dichiarazioni passate, la pioggia, il re delle scuse, eccetera, eccetera. Io non mi vado ad attaccare a situazioni del genere, in primis perché sono passati 10 anni. Punto secondo, hai completamente un'altra squadra in mano perché non abbiamo niente a che vedere. Non sto dicendo che la squadra che avevamo allora era scarsa e questa è forte. Il livello tecnico è diverso, le caratteristiche dei calciatori sono completamente diverse e sorrido quando vedo le foto e i meme online nel fare Osimhen, Cavani, Lavezzi, Kvaratskhelia e Zielinski, appunto Hamsik. Per me Osimhen, dico solo questo su questa cosa perché per me Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski sono anche un tantino sotto a livello tecnico di Cavani, Lavezzi ed Hamsik. Lavezzi a livello realizzativo, Kvaratskhelia ancora deve farci vedere ancora ovviamente. Ci auguriamo tanti gol, ma Lavezzi comunque spaccava sempre le difese in due e non c'erano marcature che tenevano in tante circostanze. Cavani l'abbiamo visto, Hamsik non ne parliamo proprio. Hamsik se lo vogliamo paragonare a Zielinski, Hamsik arriva 2 minuti prima in una corsa campestre, quindi paragoni che ovviamente possono essere fatti per meme, per social network, lo metti su Instagram, ti fai una risata, ma non devono essere presi poi per serie e per paragoni che possono reggere nella maniera più assoluta. Fatto è che io sono contentissimo di avere Walter Mazzarri al Napoli perché in questo momento ci voleva questo allenatore, secondo me. Garra, cazzimma, lavoro, 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 lavoro e ancora lavoro e i risultati credo che arriveranno in base a queste cose che verranno fatte. Si può passare a 3 dietro? Io credo che il Napoli possa passare a 3 dietro solo nel caso si intervenga sul mercato a gennaio. Quindi, visto che ci arriviamo il perché, visto che non credo che avendo Mazzarri un contratto a 7 mesi, il Napoli intervenga a gennaio sul mercato per andare a parare diverse situazioni, non credo che lo si possa fare. Però i calciatori che è in rosa adesso, con qualche innesto a gennaio, nel caso lo si voglia fare, può tranquillamente passare a 3 dietro. Il problema si pone solamente sulla fascia sinistra, perché poi Mario Rui ed Olivera io li schiererei esterni di centrocampo, quarti di centrocampo. Parliamo di un 3-4-3 però, di un 3-4-2-1, non parlo di un 3-5-2. Si mette a 3 dietro, Nathan, Ostigard e Rachmani, Di Lorenzo lo sposti sulla fascia esterno di centrocampo, così come dovresti fare con Mario Rui di là. Politano, Quara, i due tra virgolette trequartisti perché sono più stretti dietro la punta in un modulo del genere. Anghissà Lobotka, i due in mezzo al centrocampo. C'è già gente che ha detto sì, ma quello Lobotka in un modulo a 3 difensori
viene penalizzato. Allora io, perché doveva venire Tudor, mi stavo andando a leggere come giocava Tudor con la difesa a 3 dietro. Se si adotta la soluzione che aveva Tudor con il Verona in fase di impostazione, che non era un 3-4-2-1, ma diventava un 3-1-3-2-1, nel senso che dei 4 di centrocampo il playmaker si stacca e diventa un 3-1-3 con il centrocampo completo davanti all'Lobotka per le linee di passaggio e per attaccare poi profondità e fasce con gli esterni. Se si adotta quel metodo, tu alla Lobotka lo fai fare comunque il playmaker tranquillamente e non snaturi una beata mazza. Il problema sorge su quella fascia sinistra, adesso soprattutto perché Mario Rui, infortunato per 5 settimane, a quanto ho letto. Io mi sono andato solo a vedere ieri, prima che usciva la notizia, in base all'infortunio di Mario Rui, quanto poteva essere la riabilitazione. E la riabilitazione di Mario Rui variava su ovviamente siti di personal trainer e medicina e fisioterapia, poteva variare dalle 2 alle 12 settimane. Ho aspettato l'esito perché 3 mesi sarebbero stati veramente un'agonia, 5 settimane lo sono, ma è la metà e potremo rivedere Mario Rui forse tra un mese e mezzo in campo. Però appunto nel voler cambiare nell'immediato, nel caso non funzioni, andare avanti con i 4 difensori perché non ti ritrovi, perché alcuni al limite hanno perso smalto. Vediamo che alcuni calciatori si sono anche un tantino involuti. Io non credo che sia questa la situazione, però Mazzarri farà anche questo. Farà anche questo e vedremo poi se c'è qualche calciatore da ritrovare completamente, ma ripeto, non credo sia questa la situazione perché per me il problema era il manico e continua ad essere così nella maniera più assoluta. Al di là di una condizione fisica che ti fa arrivare sotto porta poco lucido, perché il Napoli lo troviamo nelle statistiche per chilometri percorsi quasi come fanalino di coda. Dietro a Napoli c'è solo l'Udinese. E allora, se vogliamo analizzare i pochi chilometri percorsi, potrebbe anche essere un punto in più per il Napoli perché significa che fai correre il pallone, ma in questo caso noi abbiamo corso poco perché ha corso l'avversario, perché abbiamo dato il pallino del gioco all'avversario, perché un tempo a partita sei scomparso praticamente da mezzo al campo ed ecco i risultati. Numeri ai quali non si sfugge assolutamente, numeri ai quali però non ci si deve attaccare, quelli che sono stati decantati da tutti. La media punti di Garcia, la media punti di Mazzarri. Mazzarri quando è arrivato secondo aveva una media punti di 2,05 mi sembra a partita. Garcia ha lasciato il Napoli a 1,75 e così non arrivavamo al quarto posto. Però bisogna anche vedere quella media punti di 1,75 di Garcia con quali squadre è arrivato e bisogna anche andare a vedere negli anni passati chi hai affrontato nelle prime 12 partite, se ci sono stati 6 scontri diretti su 12. Sono situazioni che vanno comunque analizzate nel profondo. Fatto è che la media punti di Garcia, come è portata in avanti, non ti avrebbe garantito il quarto posto. Io mi auguro nella maniera più totale che Mazzarri riesca a ricostruire mentalmente questa squadra perché poi il livello tecnico la farà da padrone e se è solo un problema mentale il Napoli ritornerà a correre ad incantare come lo è stato prima, non come quello di Spalletti, sarà un altro Napoli, a me poco interessa se fai gli stessi movimenti del calcio di Spalletti o ne fai altri. Per me l'importante è vedere una squadra giocare a calcio che sa perfettamente cosa sta facendo, che poi in una determinata azione lo stop non ti riesca, il pallone ti va a lungo, sei un tantino fuori posizione e devi ricominciare, va bene, ma voglio vedere calciatori che sanno perfettamente dove stanno andando in quel determinato momento della partita, cosa che da settembre non abbiamo più visto.
Questo era, ragazzi, per quanto riguarda la mia opinione. Vai Walter Mazzarri, hai tutta la mia stima e sono contento come una Pasqua nel rivederti allenare. Ieri mi sono commosso, ecco perché ieri forse non ho fatto un video, perché ero emotivamente, diciamo, toccato dal rientro a Castelvolturno, il video che ho visto con gli abbracci a Castelvolturno, rientri a dirigere il primo allenamento. Oggi ci sarà un amichevole a porte chiuse con la Juve Stabia, chiesta da Mazzarri per cominciare da subito a giocare qualche partita contro un'altra squadra e non creare le due ovviamente squadre in allenamento, perché poi a livello numerico non ce n'è nemmeno, dovresti chiamare tantissimi primavera per fare un 11 contro 11. E forse anche questo è il motivo perché è stata organizzata la partita. Mi sono dilungato tantissimo, ragazzi, ma ieri non ho fatto il video appunto perché volevo conservare questi pensieri per oggi e condividerli con voi. Walter Mazzarri, hai tutta la mia stima e il mio amore che ho sempre avuto da quando sei stato a Napoli. Vedremo, chi vivrà vedrà, e mi auguro che tutti i personaggi e persone comuni che l'hanno già bannato e mandato a casa ed hanno mandato il Napoli in Serie B si ricredano nemmeno sin da subito, perché una persona come me, realista e che le situazioni le esamina per come sono, sa benissimo che sarà un mese di dicembre turbolento e da gennaio cominciamo a correre, perché la preparazione atletica va rifatta completamente. Sempre Forza Napoli, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!